a tutti da Bruno Pepi. Oggi vi parlo di una lettera dei battisti conservatori italiani che hanno avuto il coraggio di una forte presa di posizione senza i bizantinismi della Chiesa valdese e luterana. Metto in evidenza il comunicato dei battisti conservatori del 6 luglio 2011 pubblicato su internet. Riporto di seguito il testo ed altre testimonianze. Aspetto i vostri commenti. Come battisti italiani che si richiamano alla fede apostolica ricevuta, una volta per sempre, esprimiamo tutto il nostro dissenso in merito a quella che riteniamo una, tra virgolette, parodia del matrimonio, attuata attraverso, tra virgolette, benedizione di una coppia omosessuale che si è svolta in forma cerimoniale e dando fiato alle trombe in una chiesa valdese di Milano. Il totale dissenso è conseguente ad una profonda amarezza nel constatare lo svilimento del messaggio evangelico, amarezza per una blasfema azione liturgica del peccato fine a se stesso, espressa in quella che è la benedizione tra virgolette di una coppia omosessuale, che è la conseguenza logica di una trentennale antibiblica elaborazione teologica tesa a legittimare una concezione antropologica dell'uomo con particolari tendenze sessuali, tra virgolette naturali, verso il proprio sesso, senza che tale unione venga considerata peccaminosa ed offensiva del progetto di Dio. Aperta parentesi, l'uomo che si erge a giudice della legge di Dio, chiusa parentesi. Questo porta ad inevitabili e nefande ripercussioni etiche che tali unioni, tra virgolette benedette, hanno nell'incidere nel pensiero sociale, mostrando un falso senso, tra virgolette cristiano, con gravi danni alla vera testimonianza evangelica della grazia a caro prezzo. Costoro stanno svendendo la grazia a un prezzo stracciato con la filosofia dell'accoglienza indiscriminata del peccato, di qualunque natura esso sia. Mentre plaudiamo ai dissidenti che con coraggio portano avanti le loro istanze contro questi comportamenti, a cui va tutto il nostro appoggio, non possiamo non prendere atto che una buona parte dei valdesi, soprattutto la leadership, presa la grave irresponsabilità morale teologica di avere presentato all'opinione pubblica un Vangelo diverso da quello predicato sin dagli albori del cristianesimo apostolico, Galati 1,6-7. Essi hanno adulterato il messaggio evangelico della liberazione dei peccati, aperta parentesi compreso quello della pratica della omosessualità, chiusa parentesi. La leadership valdese con i suoi decani, i suoi teologi, i suoi professori, i suoi pastori, i suoi diaconi e i suoi anziani stanno annunciando alla società italiana un altro Evangelo, un falso Evangelo, illudendo la gente attraverso la promulgazione di una falsa grazia e mortificando la storia illustre dei loro predecessori, che hanno sofferto e dato la vita per l'unico vero Evangelo che libera. Costoro dichiarano arditamente che la loro posizione è molto vicina a quella che Gesù plasticamente descrisse con l'allegoria del fico seccato in Marco 11, 12, 19. Come allora Gesù, constatando la sterilità e l'infruttuosità di Israele rappresentata dal fico sterile del Tempio, trasformato come luogo di compravendita, senza che vi fosse un minimo di sensibilità spirituale, interiore, aperta parentesi, abbondante era invece la professione religiosa esteriore, chiusa parentesi. Così adesso Gesù li lascerà nel loro stato di infruttuosità spirituale per il loro persistere e inabbonibile attaccamento a dottrine e insegnamenti che non sono in linea con il cristianesimo delle origini e a quella che l'apostolo Paolo dolorosamente rivolse a coloro che con il falso Evangelo turbavano la chiesa di Corinto. Quei tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti che si travestono da apostoli di Cristo. Non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste di angelo di luce. Non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servitori si travestono da servitori di giustizia. La loro fine sarà secondo le loro opere, secondo Corinzi 11, 13, 15. Trovando speranza in tutti quei valdesi che sanno guardare alle loro radici alla sana dottrina, come chiese battiste italiane, ci auspichiamo che i vertici della Chiesa valdese rielaborino una antropologia rigorosamente biblica e una soteriologia in cui viene accentuato
l'orrore del peccato, anche quello omosessuale, tra parentesi, e la gioiosa liberazione da esso con una sequela di Cristo senza condizione, attraverso cui il discepolo di Gesù esprime una assoluta gratitudine al Signore che ha dato tutto se stesso perché l'uomo in Cristo avesse vita e fosse veramente libero. Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Giovanni 8, 31, 32. E la verità è Gesù Cristo. Bene. Grazie a tutti per avermi seguito. Tante benedizioni e spero che il video vi sia piaciuto e di essere stato abbastanza chiaro con questa lettera dei Battisti Italiani. Se avete domande e o suggerimenti scrivetemi anche sulla mia pagina Facebook di Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia. Iscrivetevi anche sul mio canale YouTube, mi trovate col mio nome Bruno Peti, dove potrete trovare tutti i video precedenti sia nella serie del Vecchio Testamento che del Nuovo Testamento, con i vari personaggi biblici. Bene, arrivederci da Bruno Peti al prossimo video.